Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una torta di mele davvero deliziosa. Il suo impasto è unico e rende questa torta davvero straordinaria. È una torta di facile esecuzione e davvero bella, oltre che ottima da gustare. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare l'impasto del nostro dolce abbiamo bisogno di burro morbido, farina 0 o 00, lievito vanigliato, aroma di vaniglia, zucchero a velo, latte a temperatura ambiente e uova. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo a lavorare in ciotola il burro e dopo pochi secondi aggiungiamo lo zucchero. Una volta ottenuta così una crema, dobbiamo aggiungere gradualmente le uova. Lavoriamo. È un po' come quando prepariamo la pasta asciutta, ogni volta che aggiungiamo l'uovo l'impasto tende a separarsi e proprio per questo motivo le 3 uova le aggiungiamo in 3 volte. A questo punto dobbiamo setacciare il lievito nella ciotola della farina. Misceliamo le 2 polveri e gradualmente le aggiungiamo in ciotola. E lavoriamo. La farina è stata completamente assorbita dall'impasto,
E a questo punto possiamo aggiungere l'aroma e il latte in 3 volte. Se lavorate con un frullatore, quando inserite il latte, mettete il frullatore a velocità minima. E vi ripeto, molto importante è che il latte sia a temperatura ambiente e non freddo di frigo. Eccolo qui, il nostro impasto è pronto. Lo lasciamo da una parte e passiamo alla preparazione delle mele. Una volta che abbiamo tagliato a fette lo spicchio, spennelliamo con un pochino di succo di limone. E mettiamo le mele su un piatto, perché poi andranno trasferite sulla torta. La prima mela l'abbiamo lasciata con la buccia, la seconda invece la sbucciamo. Prima di affettarla, la spennelliamo con il limone. Anche lo spicchio sbucciato va sul piatto insieme alle altre e continuo allo stesso modo. E ora siamo pronti per versare l'impasto del nostro dolce in teglia. Io sto utilizzando uno stampo che misura 24 cm di diametro e per precauzione ho messo un disco di carta da forno sul fondo.
al centro creiamo uno spicchio alternando una fetta di mela sbucciata e una fetta con la buccia. Ora spolveriamo un pochino di zucchero a velo soltanto sulle mele. E ora cuociamo la nostra torta di mele in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 45-50 minuti. Ecco la nostra torta di mele appena sfornata. Ora, così bollente, appena uscita dal forno, dobbiamo spennellare soltanto le mele con un pochino di confettura di albicocche. Io la confettura l'ho leggermente scaldata. In questo modo diamo brillantezza alle nostre fette di mela. E a questo punto lasciamo raffreddare completamente il nostro dolce prima di toglierlo dallo stampo. Una volta messa la torta su un piatto da portata, prima di tagliarne una fetta, dobbiamo spolverare con un pochino di zucchero a velo. E ora siamo pronti per tagliare una fetta di questo dolce. È un dolce davvero straordinario, semplice da preparare e questo impasto è davvero delizioso. Io invito voi tutti a provarlo. Questa torta si scioglie in bocca. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia torta di mele sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.